Ciao a tutti e bentrovati su Lernamo. Sappiamo bene che gli studenti di italiano, soprattutto in questo periodo, cercano di venire in Italia il più possibile per godere delle belle giornate, per mangiare buon cibo e per praticare la lingua con la gente del posto. Dunque, quale miglior motivo per fare un video sulle parole ed espressioni da utilizzare alla stazione? E per non annoiarvi, il tutto sarà spiegato attraverso un bel dialogo e alcune annotazioni che appariranno sullo schermo. Pronti? Prego, mi dica. Buongiorno, dovrei andare a Torino. Potrebbe dirmi gentilmente a che ora parte il primo treno? Controllo subito. Dunque, il primo treno parte da Bari alle 9:40, praticamente tra mezz'ora, e arriva a Torino alle 23. Come mai ci mette così tanto tempo? Perché c'è un cambio a Bologna. Cambio. In riferimento a un viaggio o uno spostamento si usa per indicare il fatto che la destinazione non viene raggiunta direttamente utilizzando lo stesso mezzo durante tutto il tragitto, ma che bisogna cambiarlo arrivati a un certo punto. Ah, capisco, ma sinceramente non fa per me. Quali altre alternative ci sono? Dunque, c'è un treno ad alta velocità alle 10 che arriva a Torino alle 20:55. Questo è diretto. Un viaggio diretto, invece, non prevede alcun cambio per arrivare a destinazione. Ottimo, è assolutamente perfetto. Ma di solito i treni ad alta velocità fanno ritardo? Oh no, sono sempre puntuali. Grandioso. Senta, ho un'altra domanda. Se arrivo a Torino alle 21, sicuramente mi verrà fame nel tragitto. Saprebbe dirmi se c'è sul treno un servizio di ristorazione? Sì, certo. Al centro del treno troverà la carrozza ristorante e lì può trovare sia piatti caldi che piatti freddi, così come dolci, snack, caffè. Insomma, è ben fornita. Carrozza ristorante. Vagone del treno che viene adibito al luogo di ristorazione per i passeggeri. Ok, mi sembra eccellente. Allora prendo questo treno. Mi dia 2 biglietti, uno per me e uno per mio figlio. Quanti anni ha suo figlio? 7. Bene, allora può usufruire dello sconto. I bambini fino a 10 anni, infatti, pagano il biglietto ridotto, ossia ha il 50% di sconto. Per biglietto intero si intende un biglietto il cui prezzo è invariato. Per biglietto ridotto, invece, si intende un biglietto il cui prezzo subisce una riduzione. Di solito bambini, anziani e gruppi numerosi ricevono questo tipo di vantaggio. Wow! Quanto le devo in totale? Quanto le devo? Questa è l'espressione usata di solito per sapere la cifra complessiva che bisognerà pagare. Sola andata o andata e ritorno? Un biglietto di sola andata è un biglietto che prevede soltanto il percorso dalla città di partenza a quella di arrivo. Un biglietto di andata e ritorno, invece, prevede anche il tragitto opposto. È sempre utile specificare se si desidera anche il ritorno o no. Sola andata. Prima o seconda classe? Sui mezzi di trasporto
La classe indica la categoria distinta in base alla qualità delle attrezzature e dei servizi. La prima è la migliore, poi pian piano si scende. Di quanto è la differenza? Il biglietto intero in prima classe costa 70 euro, invece in seconda classe costa 40 euro. Mi dia la prima, allora. Perfetto. Dunque, 70 più 35 viene 105 euro in tutto. Ecco a lei. Devo timbrare il biglietto? Allora, per i treni ad alta velocità non si oblitera il biglietto, perché ha già l'ora e la data segnate. Invece, per i treni regionali, il biglietto va obliterato. Timbrare o obliterare un biglietto significa segnarlo con un timbro, una firma o un furo, affinché venga usato solo una volta e non di più. Di solito in Italia si obliterano i biglietti per i treni regionali, cioè quelli che prevedono brevi tratte e nessun posto assegnato. Il biglietto si oblitera prima di salire sul treno. Infatti, in stazione ci sono molte macchine obliteratrici, come questa. Perfetto. E i posti sono assegnati? Sì, lei ha il 3C e suo figlio ha il 3D, carrozza 5. Perfetto. Da quale binario parte il treno? Il binario è l'insieme delle rotaie accoppiate su cui corrono i treni, i tram e simili. Ogni binario ha il suo numero ed è importante fare attenzione a questo numero perché si rischia altrimenti di salire su un treno sbagliato. Ancora non si sa, ma circa mezz'ora prima della partenza potrà leggerlo sul tabellone che trova all'ingresso. Il tabellone è quel grande schermo che si trova all'ingresso di tutte le stazioni e che ci informa sui treni in arrivo e in partenza dalla stazione in cui ci troviamo. Va controllato circa mezz'ora prima della partenza, se no potrebbe capitarvi che il treno non sia ancora segnato oppure che cambino il binario all'ultimo momento e non siate aggiornati. Ah, d'accordo. Grazie. Buona giornata. Grazie a lei. Buon viaggio. Espressione del giorno. Chi va a Roma perde la poltrona. Questa espressione si usa quando una persona occupa un posto precedentemente occupato da qualcun altro. Hanno suonato, vado ad aprire la porta. Ehi, ma che stai a fare al mio posto? Chi va a Roma perde la poltrona. Io sto per partire, ma prima di andare vi ricordo che se volete trovare la spiegazione scritta e gli esercizi potete andare sul nostro sito. Ah, e se volete augurarmi buon viaggio, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare le notifiche. Bene, ora è davvero tutto. Fatemi sapere nei commenti però se vi piace questo genere di video, così posso realizzarne altri, magari con le espressioni da utilizzare in banca o al supermercato, all'aeroporto e chi più ne ha più ne metta. A presto!